Salve a tutti! Oggi abbiamo un New Nintendo 3DS a cui sembra sia stata rovesciata dell'acqua addosso o roba simile. Ok? Ci sono segni di corrosione e quindi la console non si accende. Ok? Cosa possiamo fare adesso? Non ne ho la più pallida idea. Proviamo ad andare a vedere sotto al microscopio com'è la situazione. E procediamo da lì. Allora, vediamo un po', mettiamo a fuoco. Eccoci qua. Allora, dove abbiamo corrosione? Noi abbiamo corrosione qua, qui. Allora, cominciamo da qui, dalla parte in alto dove ci sono i LED. Mi è stato detto che carica, riesce a caricare, ma non riesce ad accendersi. Chiaramente con il livello di, guardate qua, eccolo qua, con il livello di corrosione non mi stupisce che la corrosione impedisce o abbia, che ne so, causato interruzioni sulle piste. Per esempio queste. Tutte queste piste qui se ne vanno da altre parti. Questo è un test point, ok? Quindi non ci interessa la via di questo test point. Però qui, questa è molto corrosa, ok? Potrebbe essersi corrosa all'interno e non fare più conduzione da un punto ad un altro. Se è fortunato, magari la persona riusciamo a salvarla solo con una pulizia. Il cliente magari è fortunato e si riesce a fare così. Questo qua è lo switch, sì, di accensione e sembra a posto. Altri danni, questo qui credo sia, sì, non so neanche cosa sia. È duro, sembra resina. Ah, ho capito. Questo qui, se noi giriamo da quest'altro lato, è perché sotto qui è il processore, sotto al lettore di giochi, no? E gli hanno messo questa cosa qua, questo qua, l'underfill, e ha riempito i buchi dall'altro lato. Se noi andiamo a guardare anche sotto a questo chip qua, dove sta, più o meno qui, vedete, eccolo qua, ci sono i buchi riempiti con l'underfill. Ok, ho capito, quindi questa zona qua, questo qua, sotto qua ci sta praticamente il processore, in teoria. E gli hanno messo l'underfill, è stata un'ottima pensata in questo caso, perché nel caso di appunto liquidi, bagno da liquidi o roba del genere, danno da liquidi, almeno il processore si salva, non riceve corrosione. Un po' qui, che la corrosione qui è conduttiva, vedete tutto questo blu qui, poteva arrivare tranquillamente qui con questo qua, vedete? Cioè la via che viene messa in contatto con la massa praticamente. Magari non è tanta, non è poca resistenza, ma è tanta resistenza, tipo 20 kOhm o anche 20 megaohm, ma è sufficiente per portare il segnale dove non deve e la console lo capisce che c'è qualcosa che non va. Questo è un connettore e sembra abbia subito un po' di danni anche questo. Sì, vedete? Questo piedino qua, questo qua c'è un po' di verde, anche qua c'è un po' di verde, pochissima roba, ma è qualcosa, deve essere pulito. Sì, vedete? Ok, procediamo con l'ispezione. Questi sono i pulsanti e basta. Da quest'altro lato della scheda si può notare ehm, l'adesivo, che di solito viene con i pallini rosa e qua invece è diventato tutto rosa. C'era della corrosione anche qui, che l'ho vista, ho provato un attimo a pulirla e poi ho deciso, vabbè, facciamo il video. E c'era della corrosione anche su questo cavo qua. Il resto della scheda sembra in ottimo stato.
non ho trovato liquidi o segni evidenti, insomma, ad occhio nudo, di liquidi su questo lato. Vedete? Tutto pulito. Mm. Giusto un pelo qua, che c'è qualcosa e nient'altro. Ecco, questi qua sono segni che si vedono solo al microscopio praticamente, perché ad occhio nudo non riuscivo a vedere nulla. Questo è un pelo, capello, non so cosa sia. Ok, bene, procediamo. Facciamo un lavaggio sulla scheda con l'alcol isopropilico. E una spazzolina ehm, a doppia testa, dove c'è una parte di metallo, spazzolina di metallo, e un'altra normale spazzola. Con quella di metallo riesco a grattare via la corrosione in maniera più efficiente, più efficace, visto che questo sembra un danno anche vecchio, non è una cosa recente. Proviamo a fare un test. Cosa ne dite? Proviamo a pulire anche qui lo schermo un attimino. Non vado direttamente con l'alcol isopropilico sopra lo schermo, ma con il cotton fioc tolgo i residui in modo che non diano più intralcio. Vediamo cosa succede allora. Rimontiamo tutto e speriamo. Ok, il minimo è collegato. Ora mettiamo la batteria e vediamo cosa succede. Si accenderà? No, non si accende. Non si accende perché la batteria magari sarà scarica, anche se ha detto che caricava, ma magari lo stesso è un po' scarica. Misuriamo il voltaggio negativo e positivo. No, la batteria è completamente carica, 4,15 volt. Quindi è un problema. È un problema. Puliamo i contatti. Alle volte mi è capitato che c'era la batteria carica, ma a causa dei contatti un po' ossidati e sporchi, la batteria non riusciva a passare il voltaggio sulla scheda. Considerato che poi la scheda è stata un po' umida, in umidità, non mi meraviglia che ci fosse la possibilità dell'ossido. Okay? Vediamo adesso di nuovo tutti i tentativi per il momento. No, niente. Ok, quindi vuol dire che c'è un'interruzione. C'è una di quelle piste che avevo indicato che probabilmente si è interrotta.
e il voltaggio non arriva al pulsante della batteria e al pulsante di accensione. Allora, il pulsante di accensione è da questo lato qui, sotto il lettore delle SD card. Ci sono cose strane qui? Non sembra. Allora, qui c'è un fusibile. Magari il fusibile è saltato. Ma strano, perché se la batteria carica vuol dire che il fusibile dovrebbe essere buono. Andiamo in continuità. Vediamo se il beep c'è o non c'è. Sì, il beep c'è, avete sentito? Quindi il collegamento tra qui e qui c'è. Ora dobbiamo capire da questo punto qua, vedete che c'è un po' di corrosione, no? Ok, da questo punto qua dove va a finire? Quindi dobbiamo estrarre di nuovo la scheda. Potrebbe anche essere che ci sia qualcosa, tipo uno di questi cavi qua, ok? Che porta, che ne so, un cortocircuito. Quindi magari senza uno di questi cavi qua funziona? Non lo so. Si può provare. Allora, abbiamo scollegato quel cavo lì adesso. Bene. Se noi ci attacchiamo la batteria un po' in maniera posticcia, il LED si accende? No, niente. Ok. E se noi tiriamo via quest'altro cavo? Che quello lì è quello delle telecamere superiori. Poi la console si accende oppure no? No. Proviamo a togliere i cavi dello schermo inferiore. Il touchscreen è scollegato, ok? E anche la retroilluminazione è scollegata e il cavo dell'LCD è scollegato. Quando uno schermo non è collegato, dovrebbe la console accendersi per qualche secondo e poi spegnersi, nel caso sia uno schermo difettoso. Quindi vediamo di nuovo. No, non succede nulla. Ok. Ora non ci rimane altro che scollegare lo schermo superiore allora. Questo qui, questo che sta qua dietro. Ecco, scollegato. Allora io adesso se vado a mettere la batteria e giro di qua e premo il pulsante, non succede nulla. Assolutissimamente nulla. Quindi ok, c'è qualche problema in più. La semplice pulizia non è bastata. Cosa può servire ancora? Ah, qua non si è pulito bene. Qua non si è pulito bene. E questo è il punto dove c'è... No, non è il punto dove c'è la batteria, è il punto dove c'è questo qua. E c'è anche questo chip qua. È bruciato? A voi sembra bruciato? A me sembra bruciato. Al centro. Mm.
Eh sì, a me sembra bruciato al centro quello lì. Andiamo un po' se c'è un cortocircuito lì. Allora, modalità diodo in questo caso, no, modalità resistenza. E ve lo metto anche sullo schermo così vediamo insieme. Bene, se io vado qua, no, ho svariati kiloohm. Va bene, qua dovrebbe essere chiaramente la massa, sì. E se io vengo qui, no, svariati kiloohm. Va bene. Da questo lato qui ho megaohm, ok. E di qua dovrebbe essere la massa, sì. Anche se sembra, ma dobbiamo tenere a mente questa cosa qua perché non vorrei che fosse lui a creare problemi. Allora, torniamo qua dietro, che questo puntino qua non si è pulito. Ah, c'è della corrosione anche lì, anche qua sotto. Ok. Puliamo dove non siamo riusciti ad arrivare, sempre alcol isopropilico. Cerchiamo di eliminare tutto quello che possiamo eliminare. Ok, adesso è meglio. Però potrebbe non essere sufficiente, eh? Potrebbe non essere sufficiente. Facciamo un test. A me mi preoccupano lo stato di queste via qua, no? Queste qua. Ripeto, questo è un test pad, è un test point, ok? Però è una via che potrebbe portare altrove, anche qui, una via che potrebbe portare altrove e nel mentre hanno creato, cioè magari la pista procede da qua, facciamo esempio, fino al processore, no? Ok? Per il pulsante, ok? E nel tragitto hanno messo un test pad, ok? Questo test pad ha corroso la via e quindi ha interrotto anche il segnale che va da qua al processore, ok? Questo potrebbe essere, perché non ho uno schema, non ho una board view, quindi non so cosa, come sono state create le tracce, non so nulla. Questo qua, cosa dovrebbe essere? Questo è il positivo e questo è il negativo, secondo me, della batteria, vero? Perché sì, siamo dietro qua. Eccoci qua. Ah no, ok, questi sono i 4 punti prima del fusibile e i 6 punti dopo il fusibile. Ok, quindi ripetiamo, abbiamo i 4 punti prima del fusibile e i 6 punti dopo il fusibile. Vedete come sono messe un po' un maluccio? Però il fusibile funziona e la pista porta di qua. Ok, la corrente arriva fino di qua. Il problema è questo qua, dove porta? Perché non vedo nessuna traccia. Non vedo alcuna traccia. Qua abbiamo un chip. Come sta sotto il chip? Non posso mai saperlo. Non si può mai sapere. C'è della corrosione che è arrivata fino là sotto? Non sembra, però. No, sembra tutto sano a me, sinceramente. Quindi non so. Allora, se noi facciamo
Possiamo fare anche simulare la batteria, con il nostro alimentatore da banco. Va bene, allora io ho preso questi qui, ok? Quelli che si agganciano, ok? E li vado a collegare sui terminali della batteria, ok? Quindi qua abbiamo il positivo, ok? È bene agganciato, e il negativo. Ottimo. Simuliamo la batteria a 4 volt, molto bene. Quindi adesso noi abbiamo 4 volt e se giriamo la scheda da quest'altro lato dovremmo avere lo stesso 4 volt. Verifichiamo. Se metto in modalità di voltaggio magari anche meglio. Ok, allora eccolo qua, 4,17. Se noi andiamo dopo il fusibile, eccoli qua, abbiamo 4,17. Molto bene. Adesso sul pulsante di accensione cosa abbiamo? Abbiamo 1,8 volt. Credo sia giusto come voltaggio. Di norma magari vediamo 3,3, ma magari questo funziona con un voltaggio di 1,8, no? 1,8 che ponticellato sulla massa, ok, a massa, indica alla console, ok, accenditi, ma qua non succede nulla. Perché se io premo qua, vedete? Va a zero, va a massa. Quindi il segnale arriva e dovrebbe comunicare alla console accenditi. Allora, vediamo un po'. Scolleghiamo un attimo la corrente. Anzi, voglio prima fare una cosa. Gli attacco di nuovo la corrente perché voglio verificare se la console, quando vado a premere il pulsante, ha dell'assorbimento. No, niente. Nessun assorbimento. Allora, ho provato a fare un paio di cose nel frattempo. E ho provato intanto a cercare uno schema o qualche informazione, ma sembra che non ci sia assolutamente nulla a riguardo di questi Nintendo 3DS XL. Quindi ecco. Però, allora a questo punto ho fatto un attimo di cose, si può dire, per esclusione. Ok? La console si vede che è stata danneggiata qui su quest'angolo qui, ok? Quindi ho pensato, la console è caduta. Aveva danno da liquido, sì, ma la console comunque è caduta. Allora ho pensato, siccome ci sono un paio di chip che sono BGA, ok? Che hanno le sfere di stagno, magari hanno subito un colpo e si sono crepati un pochino, no? Allora cosa ho fatto? Ho provato a fare reflow, semplice reflow a questo chip qua, ok? E ho testato e non mi dava nessun segno di vita, ok? Allora qua poi ce n'è un altro e questo qua non so cosa sia, non ne ho la più pallida idea, non c'è neanche il datasheet di questo chip e forse non c'è neanche il datasheet di questo chip qua, quindi non sappiamo, questo dovrebbe essere quello che controlla i voltaggi perché da come viene visto qui, ok, ci sono parecchi induttori, questo è un induttore, 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 quindi questo probabilmente è una sorta di chip che fa che regola molti voltaggi. E allora ho provato, come ho detto, a fare un reflow a questo chip qua, ok? E un reflow a questo chip qua, va bene? E
Adesso eh, lo proviamo, semplicemente. Allora, metto qui la scheda, così ho il posto per la batteria. Molto bene. Lo appoggio delicatamente. Allora, come mi è stato detto, vedete c'è la lucina arancione, quindi carica, non ha nessun problema. Allora, adesso proviamo. Ok, vediamo cosa succede dopo questo reflow. Vediamo cosa succede. Luce blu! C'è la lucina blu! Sì, si è acceso! Si è acceso! Aspettate, però senza il caricatore si accende? Perché io l'ho provato prima, solo con la batteria non funziona. Magari adesso è perché c'è il caricatore e quindi la batteria non fa il suo dovere. Non lo so. Proviamo di nuovo? Sì! Sì, lucina blu, lucina blu. Bello. Ok, quindi corrosione e reflow per la caduta? Sembra averlo sistemato questo problema qua? Bene. Bene, bene, bene. Allora, intanto devo andare a riprendere questo qui e rimetterlo al suo posto, perché l'avevo tolto, perché se no si scioglie. Siccome avevo deciso di fare il reflow al chip, che è proprio lì, cerchiamo di centrare tutto il più possibile. Ok. Stavo dicendo, siccome il chip è qua, ok? Se arrivavo con l'aria calda, questa qua è una plastichetta stupida e si accartoccia. E non volevo. Quindi, vediamo un po' adesso. Togliamo la batteria. Vediamo se si accende. Con il suo normale. Con le sue normali cose collegate. Colleghiamo lo schermo superiore. Sì, è collegato. Non è facile avere a che fare con queste console qua. Tutti quei cavetti lì in un unico posto, stirati come non mai. Quindi basta tirare ancora un po' di più del dovuto e si strappano. E poi dovete cambiare tutto. Quindi per chi lo fa, fate attenzione. Andiamo a ricollegare qua il cavetto qua che ci avevo staccato. Ecco qua. Molto bene. Questo è lo schermo inferiore. Questa è la retroilluminazione dello schermo inferiore. Dopo c'è il touch qua sopra. Ora c'è le telecamere. E questa roba qua che non so cosa sia. Magari sono gli speaker e possibilmente la retroilluminazione dello schermo superiore. Quindi hanno fatto tutto insieme. Bene, dovremmo esserci. Gli mettiamo qualche vite, giusto per tenere ferma la scheda intanto. Una di qua e una di qua. Mettiamo la copertura, così possiamo mettere la batteria. Adesso vediamo cosa succede. 3, 2, 1. Sì, si è acceso. Aspettiamo. L'avvio dei 3DS è lento. Yeah! Ah sì, perché non c'è. Non ho messo il D-pad. Sta impazzendo, non sa cosa fare, perché non c'è la presenza del D-pad. Quindi se io faccio così, ecco qua. Lo tengo premuto, ecco qua.
Ottimo! Fantastico! Va bene, allora è stata una fortuna. Oh mio Dio, c'è il 3D in funzione. Mi dà fastidio. Ecco, perfetto. Allora, niente da dire. È stato un caso, diciamo, fortunato. Fortunato, sì. Perché la console comunque è spaccata qua in quest'angolo. Non so quanto potrà durare ancora questa situazione qua. Perché a questo punto deve cambiare almeno la scocca superiore. Questa parte qua. Almeno questa parte qua deve essere cambiata, sostituita. Però non è un lavoro facile, non è un lavoro facile assolutamente. Ma sono contento di averla aggiustata con poca spesa, devo dire, perché non è stato fatto nulla alla fine. Solo pulizia, un paio di reflow ed è tornato a posto. Quindi sono sicuro, cliente felice, io sono felice e basta. Niente da dire qua alla fine, roba che si è rivelata piuttosto semplice, ma meglio così, meglio così. Va bene ragazzi, grazie per aver visto, mettete like, iscrivetevi, commentate se volete, potete anche abbonarvi al canale se volete, solo 2 euro, e noi ci vediamo in un prossimo video, ciao ciao!